Ciao ragazzi, come avete visto nel mio soggiorno c'è un po' un casino. Per quale motivo? Siccome stiamo per creare un nuovo progetto in collaborazione, attenzione, con la Mangrovia, naturalmente adesso stiamo sistemando il 180 litri, come potete vedere, sistemeremo anche il 200, perché adesso vi spieghiamo cosa combineremo. Momentaneamente qui dentro ci andranno i persici sole, perché stiamo facendo anche un progetto per un pond fuori che non vi anticipiamo nulla, perché poi andranno lì dentro nel 150 litri. Naturalmente questi pesci andranno fuori sul terrazzo e in queste due vasche ci serviranno per questa nuova collaborazione. Adesso smonteremo il 180 litri quasi del tutto, poi smonteremo anche l'acquario con all'interno i persici, così da poter sistemare il tutto. Novità in arrivo: ci sarà anche la sistemazione del 110 litri con un nuovo scape, cioè sarà nuovi progetti, una marea di roba nuova per spingere di più il nostro canale, per farvi vedere specie diverse. Alcune le avevamo già e quindi la Mangrovia ci aiuterà a riavere questi pesciolini che sono spettacolari. Naturalmente ci sarà tutto una baradam di progetti nuovi nelle prossime settimane. Naturalmente ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi, mi raccomando, se non volete perdervi tutti i contenuti. Ok, adesso la rottura di scatole è tirare fuori tutto questo ambaradam, che adesso lo mettiamo lì dentro, in cui poi ci metteremo i persici. Già cominciamo a metterci un po' d'acqua, mettiamo un attivatore batterico, mettiamo un filtro e quant'altro. Questo video lo facciamo un po' a puntate, anche perché se no uscirebbe una cosa enorme. Andremo alla Mangrovia, vi faremo anche il video mentre andremo a prendere questa specie. Quindi oggi ci occupiamo dell'allestimento e poi in un prossimo video faremo vedere il tutto, la parte del vivaio della Mangrovia, quando li prenderemo, ci spiegheranno come fanno a selezionare i pesci, eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, bando alle ciance, il lavoro ci aspetta, smontiamo tutto. Bene ragazzi, abbiamo quasi sistemato il tutto. Criptocorini in un secchio, Vallis Neria gigantia nell'altro. Qua ci metteremo i pesciolini. Ora svuoteremo e andremo a raccogliere il correttino tutti i nostri ospiti. I lavori proseguono, l'acquario è quasi vuoto, abbiamo sistemato anche momentaneamente questo. Soluzione temporanea per i persici sole, abbiamo messo un filtro, giusto le piante che già c'erano, abbiamo messo anche qualche legno perché ha delle piccole barriere visive. E niente, adesso dopo andranno qua, ma dopo adesso raccoglieremo tutti i pesci, svuoteremo ancora l'acqua, qualche secchio lo otteniamo in modo tale che poi utilizziamo già dell'acqua matura. Naturalmente useremo anche quest'acqua, così la quale può essere avviato in meccanosilica. Braccio però a fine sarà una bella soddisfazione. L'acquario è spostato, ora metteremo il LED e cominceremo con il nuovo layout. Il fondo lasciato così com'è, tanto è pieno di sostanze nutritive, quindi non vogliamo resettare tutto da capo. Adesso c'è ancora un po' d'acqua, ma non c'è problema, tanto col doppio filtro sia meccanico che biologico, soprattutto con questo nuovo filtro, nel giro di mezz'oretta sarà tutto pulito quando una volta che avremo finito. Nel mentre il cellulare ha deciso che la memoria era piena, quindi ho dovuto fermare il tutto. Adesso facciamo vedere a che punto siamo arrivati. Layout con calma prende forma, qualcosa come hanno detto di molto semplice, non troppo articolato. Dietro qua andranno tutte le valli Sneria,
quella gigante. Adesso metteremo magari qualche Anubias giusto per qualcosa di veramente molto molto semplice, che qua vogliamo più un muro di Valdisneria. Qua vedremo di mettere adesso qualche altro ramo, che poi valuteremo di mettere qualche pianta più avanti. Bene, layout finito, classica struttura a triangolare, e dopo che non ne facevano così, devo dirvi che belle, mi sono sempre piaciute queste strutture. Adesso andiamo a mettere i dettagli. Sono piccoli sassi in modo tale da ricreare meglio un po' quello che è un fiume. Quindi adesso ci sbrighiamo, aggiungeremo sassi più avanti perché dobbiamo recuperarli da questo acquario, quindi più avanti sistemeremo con qualche altro sasso in più, perché qualcosina manca, anche se non molto, devo essere sincero. Quindi adesso ci muoveremo sotto quell'aspetto, metteremo altre 2 o 3 botaniche, giusto per... E niente, adesso proseguiremo con layout. Questi sono i dettagli di cui parlavamo. Naturalmente adesso li metteremo un po' sparsi. Ecco, ci siamo, vista dall'alto del nostro acquario. Devo dirvi che a noi non ci dispiace affatto. Adesso andremo a posizionare le piante, naturalmente le metteremo tutte qua e niente. Quindi ragazzi, siamo a un buonissimo punto. Sincero, pensavo di metterci molto più tempo, in realtà molto molto bene, davvero benissimo. Ci stiamo impegnando davvero poco, la cosa onestamente non mi dispiace, quindi bomba. Bene, abbiamo finito con la messa delle piante, una della Valdisneria. Adesso pensiamo se mettere qualcos'altro o meno. Sicuramente la Nubias che abbiamo lì dentro, abbiamo quella grossa, e adesso riempiamo d'acqua. Oh, scusate, riempiamo d'acqua. Vediamo un attimo come sta il tutto e valuteremo cosa aggiungere. Cosa ne pensate? A me onestamente non dispiace, non male come effetto. Ok, l'acqua è messa. Adesso andremo ad aggiungere qualche CryptoCorin perché qua lo vedo un pelino vuoto. Andremo un attimo a riempirlo e vediamo com'è il risultato finale. Di ciuffi ne abbiamo e ora andremo a piattuarli. Bene, abbiamo finito di mettere anche tutte le CryptoCorin. Ragazzi, il risultato eccellente, ci piace non poco. Aspetta, poi ho da farvelo vedere come si vede. Metteremo attivatore batterico e naturalmente mettiamo anche un biocondizionatore. Ho messo anche delle galleggianti in modo tale da aiutarci a fare la gestione degli inquinanti.
attivatore batterico, usiamo biocondizionatore, scusate, dell'Amtra. Ci vanno 10 ml per 40 litri. Ok, questo è un 180 litri, quindi 4, 8, 12, 16. Ce ne vogliono 40, facciamo 50. Sono il tappo da 15, mettiamo 3 tappini. 1. 2. E 3. Usiamo questo dell'Arca Aquatics, che naturalmente ci è stato donato. Grazie, ringraziamo questo sponsor per poter portare il nostro canale con questi bellissimi prodotti. Lo utilizziamo. Allora, vanno utilizzati 25 ml per 100 litri, quindi sono 200 litri, mettiamo 2 tappini che sono da 40. L'odore è abbastanza nauseabondo, però fanno il loro lavoro. Tanto adesso attiveremo anche un nuovo filtro. Fanculo. Scusate. E voilà. Ora montiamo questo bestione che ci è stato donato dalla Mangrovia per supportare questo nuovo progetto, che non sarà solo questo, ma ci saranno anche i nuovi ospiti di questo nuovo acquario. Nuovo, praticamente sì. Quindi ragazzi, adesso procederemo col montaggio. Grazie Mauro, grazie Federica per appoggiare questo nuovo progetto, e anche un altro che dopo vi mostreremo in un prossimo video, con altri ospiti, sempre pesci d'acqua fredda. Quindi ragazzi, tantissime novità. Ancora un po' per mettere i pesciolini e niente, aspettiamo pelino. Finalmente è partito a tuono. Abbiamo all'incirca 1500 litri all'ora. Aspettiamo ancora un po'. Spettacolare ragazzi, guardate che bello, decisamente una bomba. Lumache a gogo, ma chi se ne frega, a noi vanno benissimo. Uno spettacolo ragazzi. Prima di mettere i pesci abbiamo fatto fare un piccolo ambientamento veloce con i parametri dell'acqua. Adesso andremo a metterli dentro. Gli Anubias onestamente non credo di metterle, devo essere sincero, perché mi piace come è fatto, quindi devo mettere i Corydoras. Gli Ancistrus non lo so, perché in questo ambito non ce li vedo, devo essere sincero. Però magari cambiano idea, attenzione, anche perché c'è una marea di lumache che, vabbè, lascia il tempo che trova. Adesso prima non se ne vedevano manco mezza, adesso sono bucate tutte. Magari prima con gli Ancistrus che giravano facevano bambassa, perché i pesci che devono mettere fanno le uova alle piante, eccetera eccetera. Quindi vorrei evitare che poi se le mangiano gli Ancistrus, quindi penso che metterò qua solo i Corydoras. I nostri Corydoras ci sono tutti, sono 17, quindi chi dice che i Corydoras in un banco, questo è un bancone gigantesco. 17 esemplari, di cui alcuni molto datati. Quindi ragazzi, siamo al top, adesso diamo da mangiare. Almeno i nostri piccoli amici sono a posto. Beh, bisogna dire che i nostri Corydoras, tutto ciò piace molto, con in frega da una mezz'ora, non stanno fermi un secondo. Ed eccoci qua, dopo qualche ora. Naturalmente, come potete vedere, l'acquario è più pulito, quella leggera nebbia è dovuto ai batteri che abbiamo messo all'interno. Comunque ragazzi, questo è il risultato finale. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi.
A voi non costa nulla, ma a noi aiuta tantissimo a far crescere la nostra pagina e a portare sempre nuovi contenuti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video in cui faremo vedere che ospiti metteremo all'interno di questo piccolo ecosistema. Ragazzi, al prossimo video. Ciao!